Ciao a tutti, sono il dottor Fabrizio Giorda, operatore del centro di riabilitazione Girolamo De Marco Onlus. Siamo qui a Roma, Fabrizio, e ti posso chiedere, ti chiamo del tu perché ci conosciamo, da quanti anni sei un operatore di riabilitazione equestre, uno specialista di riabilitazione equestre? 19, Beh, una vita praticamente, una vita professionale. abbastanza, sì. Allora, mh, riabilitazione equestre, quella che una volta veniva chiamata ippoterapia, perché si fa riabilitazione con l'ausilio del cavallo. Ci puoi parlare di che cavalli possiamo usare, quali cavalli qui vengono usati, a che cosa il benessere animale deve stare attento? Insomma, ci racconti un po' sul mondo cavallo. Va bene, allora molto brevemente noi siamo all'interno della caserma militare dei Lancieri di Montebello e qui abbiamo a disposizione dei loro cavalli completamente dedicati per gli interventi assistiti col cavallo e sono dei cavalli da sella italiani, quindi dei cavalli che hanno fatto la loro carriera militare e ovviamente insomma ancora integri fisicamente ci vengono dedicati, quindi abbiamo dei cavalli che utilizziamo solo noi. Allora, qual è il cavallo da ippoterapia? Allora, diciamo questo, in letteratura si trovano delle considerazioni sulle razze più adatte, ma soprattutto sulla struttura fisica più adatta. Se va meglio il dolicomorfo piuttosto che il mesomorfo. Io non entrerei in quest'ambito troppo tecnico, ma posso sicuramente dire questo: non c'è una razza da ippoterapia, c'è il cavallo, l'individuo singolo che ha delle caratteristiche comportamentali e diciamo proprio di indole per cui Fabrizio, tu mi stai parlando del carattere, come sì, ognuno di noi, come ce l'ha ognuno di noi. come ce l'ha ognuno di noi, perché per la sicurezza dell'utente noi non abbiamo, è chiaro, dobbiamo eliminare certe reazioni comportamentali che non vanno bene, e ok, ma la cosa che è segnalata da tutti è la prevedibilità comportamentale del cavallo, nel senso ci può essere il rumore, noi lo possiamo anche addestrare, desensibilizzare, ci potrebbe essere il rumore, un piccolo scarto, un qualcosa di esterno. Noi dobbiamo sapere quel cavallo in condizioni non ottimali come si può comportare. Se lo prevedo, lo anticipo e prevengo la sicurezza dell'utente, del cavallo stesso e dell'operatore. Fabrizio, è giusto ed è corretto dire che ad ogni patologia e ad ogni utente viene scelto e selezionato un determinato cavallo? Sì, è abbastanza vero, qui andremo un po' sul tecnico, però diciamo sì, nel senso che parlando proprio in linea molto generale, ci serve un cavallo docile e affidabile, ma non troppo, perché è la personalità del cavallo che ci dà anche il limite e dà il limite al ragazzo nella sua gestione. Un cavallo per assurdo che assorbe tutto, anche un'eventuale aggressività, non va molto bene. Un cavallo che ha delle giuste ed equilibrate reazioni mette, come dire, a posto certi comportamenti eccessivi dell'utente. Per esempio, con una persona iperattiva si potrebbe pensare che serve un cavallo docile, morbido e lento nel passo. No, proprio perché la persona iperattiva si agita, un cavallo attivo, un cavallo non freddo, ma un cavallo diciamo caldo, passatemi il termine, col suo movimento fa stare più attenta la persona e quindi ha un effetto contenitivo. Per assurdo, lo dico perché è una cosa che potrebbe sembrare paradossale, ma è così nella mia esperienza clinica. Allora, siamo al termine di questa videopillola. Vogliamo salutare i cavalli che usiamo? Che Sì, utilizziamo, che usiamo un termine brutto. sì, allora salutiamo Era, Nacchera, Mago, Persico, Pericolo, che non è un pericolo, e salutiamo anche Iberna, Che è l'ultima arrivata, che è l'ultima immagino. arrivata. Grazie dottor Fabrizio, alla prossima. Grazie a voi, ciao.